Quando si è genitori si vorrebbe sempre accontentare i propri figli per farli felici. Ma è giusto dire sempre sì e dicendo sempre di sì come genitore fai veramente il bene di tuo figlio? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi vorrei parlarti dell'importanza anche di dire no quando si è genitori. Dire no di solito non è semplice. Facce tristi, capricci e lacrime sono dietro l'angolo e a nessun genitore piace trovarsi in queste situazioni. Dire di no quando è necessario aiuterà tuo figlio a sviluppare competenze e ad acquisire il senso di se stesso e di conseguenza autonomia. Per un bambino è importante conoscere, comprendere e applicare dei codici di condotta che siano chiari e che siano anche poi fatti rispettare. Il compito di un genitore è proprio quello di porre dei limiti. Dire no è importante, ma è altrettanto importante farlo nel modo giusto. Il no non deve diventare una punizione, ma deve diventare un invito a un comportamento corretto. Per questo delle volte, invece di dire semplicemente no, oppure usare una frase al negativo, si ottengono migliori risultati sottolineando quale sarebbe il comportamento più accettabile. Per farti un esempio, invece di dire non mangiare con le mani, prova a dire usa le posate per mangiare. Il concetto è lo stesso, ma impostandolo in positivo, i risultati che potrai ottenere saranno maggiori. Quando dici no, spiegane poi il motivo. È importante perché un no spiegato non è più solo un'imposizione, ma permette al bambino di comprendere e accettare la limitazione. Quando dici no, questo no deve essere definitivo. I bambini hanno bisogno di regole chiare e semplici e soprattutto deve essere chiaro che non cederai, anche se il tuo bambino farà capricci o cercherà di discutere con te. La discussione non farebbe altro che innescare una specie di lotta per il potere tra te e tuo figlio. E ugualmente non cedere di fronte a comportamenti manipolativi. Per esempio, ti mostra troppa dolcezza tutta insieme e comportamenti simili. Tuo figlio potrebbe anche cercare di aprire una specie di negoziato su quello che gli è stato vietato. E se tuo figlio è ancora piccolo, accettare il negoziato vuol dire che le tue regole si possono cambiare e che i limiti che hai imposto sono in fondo opzionali e questo non è positivo né per te né per lui. Quando dici no e tuo figlio reagisce male, è facile che tu ti senta turbato, in colpa o comunque dispiaciuto e magari penserai anche di essere stato cattivo. Sappi che questo è assolutamente normale ed è importante che tu comprenda i tuoi stati d'animo e sia pronto ad affrontarli, tenendo conto del tuo obiettivo. Quale? Crescere un figlio autonomo e responsabile che si integrerà nella società senza particolari difficoltà. Ricorda anche che come è importante dire no, è anche altrettanto importante dire sì quando è il momento giusto, riconoscendo quindi anche i comportamenti appropriati di tuo figlio, i gesti positivi e i suoi successi. Questo darà al tuo bambino la fiducia in se stesso, una fiducia che poi lo accompagnerà nella sua crescita e poi anche da adulto per il resto della sua vita. Ciao, a presto!